Buongiorno, oggi siamo in compagnia del professor Vittorio Quagliolo, che è responsabile della chirurgia di sarcomi, melanomi e tumori rari di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, per i tumori rari, come ad esempio i sarcomi, la diagnosi arriva spesso molto in ritardo, dopo che il paziente si è sottoposto a diverse visite e in questi casi ovviamente il fattore tempo è fondamentale per garantire la migliore cura. Visto che parliamo di tempo, come vi siete comportati in questo periodo di lockdown in cui avete dovuto continuare a fare diagnosi o no? Certo, abbiamo dovuto continuare a fare diagnosi perché tra i sarcomi esistono delle forme particolarmente aggressive che crescono molto rapidamente, quindi non abbiamo potuto evitare che alcuni pazienti comunque arrivassero da noi e venissero seguiti come sempre li abbiamo seguiti. Noi abbiamo potuto continuare a seguire i nostri pazienti sia da un punto di vista ambulatoriale sia dal punto di vista chirurgico. Abbiamo continuato a operarli tranquillamente per quel poco di spazio che c'era rimasto. Anche perché appunto il fattore tempo è fondamentale, ma direi che visto anche un po' il ridotto numero di pazienti rispetto ai grandi big killer dell'oncologia che si ricordino, voi riuscite spesso a instaurare un rapporto molto personale con i vostri pazienti. L'avete fatto anche durante questo periodo di lockdown? Certo, noi con i nostri pazienti, proprio perché non sono tantissimi, abbiamo un rapporto diretto molto particolare, quasi tutti hanno i nostri contatti, quindi possono tranquillamente contattarci, così abbiamo fatto adesso, anche perché abbiamo scelto di ritardare l'intervento chirurgico o di anticiparlo nei casi in cui era necessario anticiparlo. Direi che insomma questo ha creato grande soddisfazione nei pazienti, perché insomma sentirsi contattare per spiegare bene e avere maggiori informazioni è stato un elemento vincente. Ecco, in questa fase 2, fase di ripartenza, stiamo ripartendo, e come vi siete organizzati per riaccogliere un po' i vostri pazienti? Certo, la fase 2, che comunque crea ancora delle paure nei pazienti e nei cittadini in generale, non è stato semplicissimo da attuare, in quanto abbiamo dovuto convincere i pazienti che non erano venuti a fare le visite di controllo e quant'altro, o prime visite di prima diagnosi non indispensabili in quel momento a venire, quindi rassicurarli che qui, voglio dire, si era creato, come è stato per tutto il periodo dell'epidemia, possibilità di fare dei percorsi assolutamente puliti, sicuri, seguendo le regole che l'ospedale, la direzione sanitaria ci ha dato. Certo. E i tempi di attesa adesso sono maggiori, minori? Avete fatto qualcosa per migliorare l'accesso anche dal punto di vista del tempo di attesa per la diagnosi e per l'ambulatorio? Allora, i tempi di attesa abbiamo cercato assolutamente di abbreviarli nel momento in cui stiamo riaprendo di settimana in settimana sempre più ambulatori, in modo da poter far sì che i pazienti non abbiano delle attese particolarmente lunghe, quindi non si creino ansie ulteriori ad aggiungere a questo periodo che è stato sicuramente molto difficile. Ecco, parliamo spesso di, come la parola d'ordine quando si parla di tumori rari è non trascurare i sintomi. Ad esempio, nel caso dei sarcomi, quali sono i veri campanelli di allarme che una persona deve tenere sotto controllo? Sì, diciamo che i sarcomi sono dei tumori particolarmente rari, sono circa l'1% di tutti i tumori maligni, e quindi se noi lo confrontiamo con tumori molto frequenti come i tumori della mammella o tumori del colon, ovviamente i sarcomi sono circa 1/10 come incidenza di questi tumori. Quindi sono generalmente misconosciuti o trattati in maniera non corretta secondo quelle che sono le linee guida del trattamento dei sarcomi. Diciamo che sono ubiquitari in tutto l'organismo e generalmente si presentano come delle tumefazioni, quindi chiunque abbia una tumefazione che è in crescita o che non era presente da tanti anni, è meglio che venga indirizzato in uno dei centri di riferimento, ce ne sono, non solo a Milano, per il trattamento dei sarcomi, dove potrà avere tutte le cure adeguate alla sua patologia. È importante ribadirlo,
se domani si entra in un ospedale comunque si è sicuri. Assolutamente sì, tranquilli, sicuri, perché voglio dire, seguendo le regole che sono state date sia dalla regione che dalla direzione sanitaria del nostro ospedale, tutti i pazienti arrivano, mettono la mascherina, si disinfettano le mani e seguono dei percorsi assolutamente sicuri. Le sale di attesa sono tutte allestite con il distanziamento e quindi non c'è nessun tipo di problemi. Professore, grazie mille del tempo che ci ha dedicato e salutiamo i nostri amici a casa al prossimo appuntamento. Grazie a voi, grazie.